perché grazie ai vostri dislike il mio obiettivo è quello di alzare sempre di più l'asticella e credo che ci sto riuscendo. Siamo a 240.000 delle valvole, ma l'ho rimossa semplicemente. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 30 luglio 2025, sono circa le 18, ho finito poco fa di lavorare, ero in giro a provare il GS perché gli ho fatto un po' di manutenzione in previsione delle prossime ferie e quindi del prossimo viaggio, partenza 13 agosto. Quando vedrete questo video spero di fare in tempo a lavorarlo, spero di fare in tempo a metterlo online. Dovreste vederlo il 16 agosto. Perché il 16 agosto? Perché noi partiamo per il nostro viaggio il 13 e siccome il primo sabato utile è sabato 16 agosto, verosimilmente questo video qui uscirà sabato 16 agosto. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, se non ci sono intoppi, se il fato ci rema a favore, il 16 agosto saremo già arrivati ad Istanbul, destinazione del nostro viaggio 2025 di agosto appunto, Turchia. Negli ultime settimane, o meglio ancora negli ultimi mesi, ho tenuto particolarmente schiacciato l'acceleratore perché ho lavorato diversi video. Mi piacerebbe andare in ferie, ma comunque far uscire un video a settimana, il sabato, al nostro appuntamento fisso. Per fare questo, inevitabilmente, ho dovuto lavorare abbondantemente questi giorni, quindi oltre al lavoro in ufficio, la sera ho trascorso diverso tempo davanti al computer e spesso e volentieri ero in giro anche a montare video come questo. E perché faccio questo? Faccio questo perché fondamentalmente il canale sta andando molto bene, non so se qualcuno di voi se ne è accorto, alcuni probabilmente sì, altri no. Da alcune settimane a questa parte il canale ha superato le 10.000 unità, 10.000 utenti, siamo arrivati a 10.500 e tutto questo per me è fonte di estremo orgoglio. Veramente vi devo ringraziare tanto per questo supporto che mi date, perché dietro ogni video sappiate che c'è tanto lavoro, soprattutto per chi come me, oltre a fare le 8 ore di lavoro quotidiane, poi si trova alla sera, piuttosto che nel weekend o nei pomeriggi, a girare o a montare video come se non ci fosse un domani. E sì, tanto lavoro e sì, tanto impegno, ma è tanta anche gratificazione e tanta soddisfazione. A volte Cinzia mi dice: ma perché ti sbatti tanto? Mica devi per forza uscire tutti i sabati. Lo so che nessuno mi paga per uscire tutti i sabati, lo so che la mia scelta è quella di uscire tutti i sabato, lo so che nessuno mi obbliga, ma è un impegno che ho preso con me stesso. Sul mio canale, come sapete, è tutto gratuito, non ho mai chiesto a nessuno di abbonarsi, tant'è che l'opzione abbonamenti l'ho esclusa. Non ho chiesto, come sapete, e non chiedo soldi a nessuno, perché per me non chiedere soldi vuol dire essere libero. Se anche semplicemente avessi un solo abbonato sarei schiavo di quella persona, sarei impegnato, sarei obbligato a uscire per forza di cose con un video anche magari se non avessi voglia. Ecco, questa forma di schiavitù, chiamiamola così, non la voglio. Quindi voglio essere assolutamente libero con me stesso, però sempre dalla stessa parte voglio sì che questa uscita di tutti i sabati sia un impegno deontologico, chiamiamolo così, per me. Comunque, arriviamo al dunque. Ero in giro quindi per fare un giro in moto perché, come vi dicevo, sul mezzo ho fatto diversi interventi. Allora, che cosa ho fatto? Siamo a 240.828 km quando ho azzerato il service del mezzo. Adesso siamo arrivati a 240.850 più o meno, perché ho girato qui intorno giusto per capire se tutto fosse stato rimesso a posto correttamente. Gli interventi che ho fatto a questo giro sono stati il tagliando, quello completo, quindi cambio olio, filtro e candele, registrazione delle valvole. E ad oggi le valvole sono completamente in tolleranza nonostante i chilometri che è il mezzo. Nella parte anteriore ho fatto il cambio del liquido dei freni con relativo spurgo e cambio delle pastiglie. Ho fatto anche il cambio del liquido della frizione. Non ho fatto il video dello spurgo della frizione, magari lo farò in futuro. Non l'ho fatto per due motivi: uno per una questione di tempo e due perché il luogo in cui va a essere effettuato lo spurgo è particolarmente angusto. L'attuatore della frizione si trova nella parte posteriore
del motore, tra i cavi, lo poco spazio, la poca luce è veramente difficile portarvi, ma vi dico che sono riuscito a fare lo spurgo senza smontare assolutamente nulla. Si può fare, si deve essere almeno in 2 persone, perché uno deve attivare inevitabilmente la leva della frizione e un altro che dal lato opposto, da questo lato la batteria, deve aprire e chiudere inevitabilmente la vite di spurgo della frizione. È un'operazione che richiede poco tempo, ma tanta attenzione e meticolosità. Magari in futuro porterò questo video sul canale. Quindi abbiamo fatto le pastiglie dei freni anteriore, pastiglie, spurgo e cambio del liquido. Stessa cosa alla frizione, cambio del liquido e spurgo. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Poi ho fatto la pulizia del filtro dell'aria, tagliando completo. Passando alla parte posteriore ho fatto cambio d'olio della coppia conica, ingrassaggio del 1000 righe, cambio delle pastiglie posteriori, anche lì cambio del liquido dei freni e spurgo. Nonostante questo mezzo possa vedere molto di rado gli autolavaggi, vi posso garantire che sta molto meglio di tanti altri mezzi che non hanno una puntina di ruggine e sono completamente lucidi. La mia non è sempre pulita, anzi per la maggior parte delle volte la vedrete sporca, ma vi posso garantire che meccanicamente è semplicemente perfetta. Attualmente ho rimosso anche la protezione dello scarico, ma l'ho rimossa semplicemente perché si stava rovinando, si stava arrugginendo. Il corriere sarebbe dovuto arrivare oggi con le nuove protezioni degli scarichi della Lone Rider, ma UPS ha avuto un problemino e arriverà domani, e domani monterò anche le nuove protezioni sugli scarichi del GS. Questi sono gli interventi che ho fatto prima di partire per il viaggio. Ovviamente ho controllato anche il livello del liquido del radiatore, che è completamente al massimo, quindi diciamo che siamo pronti per partire. Il canale, come vi dicevo, sta andando molto bene, cresce, le condivisioni aumentano, ma soprattutto l'interazione dei vari utenti aumenta e vedo spesso e volentieri nick nuovi che interagiscono con me sul canale. Tutto questo per me è tanta roba, a pensare semplicemente dove ero partito pochi anni fa. Quindi grazie a chi supporta il canale anche semplicemente con una condivisione e un like, che è l'unica cosa che ho mai chiesto su questo canale. Un grazie anche ai detrattori dei like, ovvero a chi mette il pollice verso. Sono pochi, però vi dico grazie, perché grazie ai vostri dislike il mio obiettivo è quello di alzare sempre di più l'asticella e credo che ci sto riuscendo. Quindi ringrazio anche voi che mi remate contro, perché se non ci foste magari mi sarei già seduto da tempo. Invece grazie ai vostri dislike la mia voglia di far sempre meglio e sempre di più cresce costantemente. Inevitabilmente di tanto in tanto si vede qualche meteoro, ovvero qualcuno che entra sul canale lanciando una bomba e poi prendendosi le risposte adeguate. Mi riferisco a quelli che scrivono commenti non facendo una critica costruttiva, che sono sempre ben accette. Io sono molto a favore di quelli che mi criticano costruttivamente, mi dicono hai fatto così però avresti potuto fare meglio facendo in questa maniera. Grazie, io ringrazio sempre, imparo e porto a casa. Da quelli che invece entrano a gamba tesa con un tono arrogante, spesso e volentieri magari offendendo o usando dei termini poco belli, poco educati, diciamo così, rispondo nella medesima maniera, nel medesimo tono, a volte esprimendomi anche in maniera poco educata, perché vi voglio far sentire come loro fanno sentire chi è da quest'altra parte dello schermo. Sappiate che se pensate di fare i bulli sul canale come il mio, sbagliate candeggio. Vi spiego perché. Perché io le critiche, un'affermazione negativa, un'offesa, io posso prendermela se arriva da una fonte autorevole o comunque da una fonte che io stimo, che io considero. Ma leggendo commenti di coloro che hanno un canale dove non c'è un nome vero, non c'è una foto, non c'è un video, io a queste persone qui, ragazzi, mi viene soltanto da ridere, perché sono dei semplici pagliacci, dei semplici leoni da tastiera che io li faccio sfogare, li mando a quel paese e se vedo che persevera, continua, non mi arrabbio neanche più, come ho detto in un altro video, semplicemente gli inibisco la possibilità di vedere il canale e ognuno per la sua strada. Le critiche costruttive sono ben accette. Se tu entri sul mio canale per rompermi i coglioni, sappi che hai le ore contate. E questo fa parte sempre di quella filosofia che vi dicevo prima. Non chiedendo soldi a nessuno, sono libero di fare quello che voglio. Mentre su altri canali dove voi magari fate la ricarica PayPal, gli pagate il caffè, la pizza, il trittico, gli comprate quello che volete,
Da me non comprate nulla, non ho mai chiesto nulla, quindi per me non siete fondamentali. Cioè io non vivo con il tuo caffè. Io vivo con il mio lavoro. Quindi se tu pensi di venire da me e comportarti come ti comporti su canali dove ti baciano il culo semplicemente perché gli dai €1, da me le cose funzionano un po' diversamente. Non chiedo a nessuno, non sono schiavo di nessuna azienda, non sono schiavo di nessun utente, non sono schiavo di nessuno, sono assolutamente libero. Motivo per cui ho scelto di mantenere un canale completamente gratuito. In alcuni canali persino le tracce GPX andate a pagare, sul mio è completamente gratis. È il lavoro che ci metto io, chi lo vuole apprezzare lo apprezza, si iscrive, mi segue, mi mette un like, mi mette un commento, fa quello che vuole. Chi non l'apprezza, la porta è lì, in alto a destra, tastierino rosso, saluti e baci. Il motivo principale per cui sono qui però fondamentalmente è per aggiornarvi su quello che sarebbe stato il nostro prossimo viaggio, che quando vedrete alcuni video noi non saremo a casa ma saremo altrove. In realtà nel 2026 ci saranno diverse novità, per ora non posso anticiparvi nulla, ma appena potrò sarete i primi a saperlo. In tanti mi state scrivendo per la Reunion 4. Ragazzi, la Reunion 4 non so se ci sarà nel 2026, era un evento partito per gioco, poi si era detto che si sarebbe fatto una volta ogni 2 anni, in realtà l'anno scorso l'abbiamo fatta dopo un anno, quindi è stato 2024 la Reunion 2, 2025 la Reunion 3, nel 2026 non so se si riuscirà a fare la Reunion 4, i motivi sono diversi, sono gli impegni che ho e sono veramente tanti, e il tempo che spesso e volentieri manca. 3, e siete diventati veramente tanti, quindi pensare di fare una Reunion 4 dovrei trovare una nuova formula. Mi spiego, le alternative che si aprono davanti a me sono 2 fondamentalmente se volessi fare nel futuro, non so quando, una Reunion 4. Metterci di mezzo un'agenzia e a quel punto la cosa non sarà più gratuita ma ci saranno dei costi, perché inevitabilmente bisognerà prendere delle staffette, saremo in tanti, cioè c'è tutta una organizzazione differente, ci sono da chiedere dei permessi nei comuni che si attraversano, ci vorranno delle ambulanze, o meglio ci sarebbero volute anche prima delle ambulanze, c'è tutta una burocrazia diversa. La seconda formula potrebbe essere mettere un numero chiuso molto più basso dell'ultima Reunion e dare precedenza alle iscrizioni a chi non ha mai partecipato agli eventi precedenti. Che ne so, i primi 10 giorni sono riservati ai nuovi iscritti, a chi non ha mai partecipato alla Reunion 1, 2, 3, e terminato una fascia di tempo necessaria per permettere a chi non è mai venuto di esserci, superata una certa soglia si aprirà a tutti e quindi si potranno iscrivere anche chi ha partecipato alle precedenti edizioni. Questo perché? Per permettere a chi non ha fatto in tempo prima di partecipare. Sto rendendo conto che più si va avanti con il tempo e più questo evento dovrebbe essere veramente illimitato, e ciò non è fattibile, a meno che non si pensa di farlo in un posto statico. Allora ci si riunisce in un punto, si arriva, si sta lì, ride, si scherza, si parla, si mangia insieme, ma non si fanno chilometri. A quel punto si potrebbe pensare di farlo aperto a tutti, magari della durata di un giorno solo, e non lo so, difficilmente comunque si potrà fare nel 2026 per i motivi che vi ho detto, motivi di tempo soprattutto e di impegni. Sono veramente preso su 1000 fronti, anche per mandare avanti il canale faccio veramente tanta fatica e a volte tolgo il tempo a me stesso. Ragazzi, questo video era semplicemente per salutarvi e augurarvi, anche se in ritardo, un buon Ferragosto, che è stato ieri. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video!